Ehi, quante volte ti sarà capitato che, tornando a casa dopo una lunga giornata di lavoro, ti trovi una catasta di faccende domestiche ancora da fare? Quante altre invece sei stufo delle solite lamentele di chi ti circonda e vorresti semplicemente inscoccettargli la bocca? Beh, mi sa che stai raggiungendo il tuo limite, quantomeno che tu non lo abbia già superato. E devo dire che nell'ultimo periodo questa è stata la mia quotidianità. Uno stendino che dopo 4 giorni ancora non è stato svuotato, l'intera casa che in ogni angolo puzza di fumo o la cucina perennemente sporca. Certo, non sono la cosa peggiore sulla faccia della terra, ma sono piccole cose che, accumulate una dopo l'altra, iniziano lentamente a divorare anche le cose che inizialmente ti godevi. E allora giù ti scrollate senza fine su Instagram. Beh, questa serie non me la posso di certo perdere. 5 ore di gaming compulsivo. Cos'è? Non te le fai? È solo una birretta. Cosa vuoi che sia? Cavolo, non mi ero reso proprio conto che mi serviva questa cosa che fra una settimana finirà nel dimenticatoio. E per carità, non c'è nulla di male nel fare queste cose, ma ti servono solo ed esclusivamente come un tappo. Appena shakeri la bottiglia un attimino di più, il tappo parte con ancora più violenza e con ancora più esplosività. E con questo non sono un filosofo né tantomeno uno psicoterapeuta, e con questo discorso non voglio fare la morale a nessuno, ma sto cercando semplicemente a mio modo di dare una mano a chi come me è passato per queste cose, per chi le sta passando in questo momento e magari ne vorrebbe uscire, o anche un aiuto per il me stesso del futuro, visto che probabilmente, come tutti penso, su queste cose ci si ricasca molto facilmente. Bisognerebbe quindi prendersi del tempo per semplicemente annoiarsi, ma non nel senso utile che è stato attribuito ultimamente a questo termine, cioè semplicemente star lì e girare i pollici, ma annoiarsi in un modo un po' diverso, un po' più produttivo, cioè prendersi del tempo per fare assolutamente niente se non niente, e entrare finalmente in contatto con se stessi. Tornare, o se necessario, reimparare ad ascoltarsi, a rimanere in solitudine. Se vi interessa c'è un video stupendo di Dufer che parla proprio della solitudine da un punto di vista un po' più filosofico, un po' più tecnico, che vi lascio qui sopra. Inazo Nitobe nel Bushido recita: la pacificazione delle emozioni, l'accettazione serena dell'inevitabilità, la padronanza di sé in ogni frangente della vita, la vicinanza con l'idea della morte e la pura povertà intesa come non attaccamento. Cioè, secondo me con queste parole ci sta a descrivere che semplicemente dobbiamo prenderci un momento intanto per accettare il fatto che non tutto girerà secondo il nostro volere, che quindi ci saranno scazzi, ci saranno problemi, ci saranno delle cose che non ci andranno giù, però bisogna prenderle, accettarle, e secondo me si riuscirà finalmente a tornare ad apprezzare ogni singolo piccolo frangente della vita come magari lo si faceva prima, con un sorriso anziché che con una smorfia. Gianluca Gotti invece in uno dei suoi fantastici libri scrive che per far crescere un albero non vanno annaffiate le foglie, ma vanno annaffiate le radici. E per quanto mi riguarda, le radici le puoi scoprire solo ed esclusivamente se riesci a passare del tempo, del buon tempo, in compagnia di te stesso, nella solitudine e nella noia. Ed è solo lì che riesci finalmente a capirle, a comprenderle, ma soprattutto iniziare anche ad apprezzarle, che siano sia positive oppure negative. Discorso che si collega benissimo con le frasi che Corrado De Biasi scrive nel Villaggio dei monaci senza tempo. La vera abbondanza inizia quando siamo pronti ad accogliere ogni aspetto di ciò che la vita ci dona. Tutto accade, lascia andare ogni resistenza. Se non ti piace qualcosa, non respingila, bensì accoglila. Nel bel mezzo si è pure messo a piovere, però secondo me è proprio guardando attentamente le altre persone che ci si ritrova uno specchio di noi stessi, e che se si ha la giusta pazienza, la giusta voglia anche, perché non sempre c'è e non sempre per forza ci deve essere, però si riesce a trovare un maestro che è difficile da trovare secondo me se non direttamente negli occhi delle persone che ti stanno attorno. E certo non è neanche un processo veloce, facile,
istantaneo, bisogna metterci il proprio, ma se vogliamo veramente uscire da questa situazione, se vogliamo veramente uscire dalla nostra pelle, è proprio sudando, combattendo e continuando a sbatterci la testa che qualcosa finalmente potrà cominciare a cambiare. Non è che dall'oggi al domani così istantaneamente allora magicamente cambia tutto quanto. Sarebbe giusto porsi una domanda che secondo me è: alla fine quale dei due vuoi che prevalga? Vuoi che prevalga quello che è sempre rimasto fermo, che ha sempre subito e che continuerà a lamentarsi, oppure cercare di diventare la versione migliore di te stesso? E certo, le persone non sono tutte uguali, né tantomeno le giornate sono tutte uguali. Io sapevo semplicemente che se fossi rimasto in Italia probabilmente mi sarei corroso fino all'ultimo stadio e la ruggine avrebbe cominciato a mangiare dentro fin quando non ci sarebbe rimasto più assolutamente niente da divorare. Ecco, non stavo più vivendo, stavo semplicemente sopravvivendo in quel momento. Avevo bisogno di capire quali fossero i miei obiettivi, di rispolverare i sogni che avevo nascosto in fondo al cassetto, semplicemente per pigrizia e per pochissima voglia di rimettermi in gioco. E avevo estremamente bisogno di uscire da quella bolla grigia di negatività che mi ero costruito per proteggermi, ma proteggermi essenzialmente da assolutamente nulla. Ero semplicemente io che avevo voglia di logorarmi da solo per pure semplice pigrizia. Ho iniziato quindi a scrivere un diario personale, giornaliero, ogni sera prima di andare a dormire, dove mi trascrivo le cose positive, le cose negative e specialmente i pensieri che mi sono portato dietro a quella giornata, in modo a mente lucida, magari il giorno dopo, qualche giorno dopo, da poterli rileggere, analizzare e capire un attimo meglio il perché di certe cose. Sono tornato anche ad allenarmi con costanza, con una certa quotidianità, e vi assicuro cambia completamente avere il corpo libero dallo stress, scarico, leggero, e ti aiuta ad essere più presente, ti aiuta ad avere una concentrazione migliore e personalmente anche un mood migliore per tutto il resto della giornata. E un'altra cosa, anche ho iniziato di nuovo a leggere, una cosa stupenda che avevo però abbandonato negli ultimi mesi in Italia, perché troppo distratto da questa bestia qua che mi ha rotto il cazzo, però mi serve, e però avevo la testa troppo piena di pensieri, non riuscivo a concentrarmi, non riuscivo a dedicare del tempo per le cose che mi piacevano effettivamente, e soprattutto sono tornato a leggere libri, anche perché una cosa che mi fa impazzire del leggere libri è che praticamente hai l'esperienza di vita di una persona condensata in un 4, 5, 6 ore di lettura. È uno strumento secondo me potentissimo. Vorrei anche tornare a provare la serenità che avevo quando meditavo, ma per il momento forse è meglio fare una cosa alla volta, anche se qua sta venendo giù proprio male. E dopo essermi preso tutta la pioggia del mondo, ci tenevo a chiudere il discorso molto semplicemente dicendo che esattamente come un muratore fa con i mattoni, piano piano, dopo aver chiarito per bene la meta qual è e quali sono i tuoi sogni, quali sono i tuoi desideri più veri e più sinceri, l'unica cosa da fare poi è spezzettarlo in piccole parti e piano piano costruire quello che sarà poi il tuo futuro, un piccolo passo alla volta, che possa essere semplicemente spegnendo la musica quando stai andando in auto verso lavoro per prenderti del tempo per te, oppure leggerti un libro un quarto d'ora prima di andare a dormire, ricavarsi comunque del tempo per se stessi, per approfondire quello che si vuole, quello che si è e quello che si vorrà diventare, e combattere fino alla fine per quell'obiettivo, per quel sogno, per quella cosa che tanto desideri. I primi passi sono di certo quelli più difficili, quelli più duri, quelli che ti provano di più l'anima, e nonostante ci siano giorni dove la nebbia si fa troppo fitta e non riesci effettivamente a vedere chiaramente quello che vuoi, che non riesci più a vedere la strada, non riesci più a vedere la meta, semplicemente non mollare mai quel filo sottile che è la voglia di vivere, la voglia di scoprire, la voglia di andare avanti, la voglia di mettersi in gioco.
Detto questo, mi godo quella che è la, anche se piovosa, spettacolare vista di fronte al mare, e mi godo un attimo di tempo semplicemente per me. Se ti è piaciuto questo tipo di contenuto, ti ricordo di iscriverti, mettere un mi piace, magari lasciami un commentino qui sotto riguardo la tua esperienza, riguardo a quello che vorresti fare, riguardo a quello che ti piacerebbe raggiungere nella vita. E ciao, ci vediamo alla prossima.